ragazzi, eccomi qua, questo è il mio garage e credo che questo mese ci terrà parecchio compagnia, mi terrà parecchio compagnia in questo momento di difficoltà di trovarci ad allenarci. Ho pensato di fare questo video per aiutarvi ad allenarvi da soli e far sì che quando torniamo in palestra non abbiate perso il colpo, diciamo, e che siate migliorati anche a livello tecnico nonostante la chiusura della palestra e la pausa dalle nostre allenamenti. Oggi parliamo di vuoto, shadow boxing. Il vuoto cos'è? Il vuoto è un esercizio in cui si immagina di combattere con un avversario immaginario che non solo è fermo, bensì ci attacca, sfugge dai nostri attacchi e ci deve mettere in difficoltà. Solo se l'avversario in questione ci mette in difficoltà riusciamo a migliorare noi stessi. Se invece l'esercizio vuoto è un esercizio senza presupposti, senza una cognizione di causa, diventa debole, diventa scarno nei risultati. Quello che vogliamo è che l'esercizio vuoto ci permetta di creare delle strategie, ci permetta di creare un allenamento mirato soprattutto nelle basi della tecnica, ci permette di fare lavori complessi da quello più basico a quello più avanzato. Ovviamente in un video non si riuscirà a spiegare tutto quello che può esserci in un esercizio vuoto, però oggi proviamo già a scremare delle piccole parti che ci permetta poi di sviluppare qualcosa di più complesso e aggiungere man mano degli step, aggiungere man mano delle piccole accortezze che ci fanno migliorare come atleti e come kickboxers. Ovviamente questo esercizio adesso sarà dedicato alla kickboxing, può essere trasposto tranquillamente anche nella Muay Thai, con i propri ritmi, con le proprie tecniche e con le peculiarità di ogni disciplina. Ovviamente se parliamo di kickboxing, quando si lavorerà a stretto contatto non ci sarà il clinch prolungato. Se si parla di Muay Thai si può utilizzare il gomito, si può utilizzare la lotta corpo a corpo, simulando ovviamente appunto. Quello che può essere interessante nello sviluppo delle tecniche a vuoto è ad esempio la cura del movimento. Cura del movimento significa cercare di portare nel modo più preciso possibile ogni tecnica. Quindi, sia il jab, sia un diretto, sia una ginocchiata, curarla in modo più dettagliato possibile vi permette di essere efficaci. Dopo aver sviluppato una coscienza tecnica adeguata, e quello che vi consiglio di fare è filmarvi, come sto facendo anch'io, permette di autoanalizzarsi e capire dove si è sbagliato. Un consiglio molto grosso che vi do: siate molto critici con voi stessi, ma al contempo guardate anche i vostri punti di forza, perché è solo vedendo i punti di forza che si può creare una strategia. Vedendo i punti critici si può migliorare su quello che è la nostra tecnica, su quelle che sono le nostre lacune. In questo modo si crea un atleta più completo possibile da tutti i punti di vista, che sia l'attacco che sia la difesa. Attacco e difesa non bastano, bisogna imparare poi anche attraverso il vuoto la gestione della distanza. Solo immaginandosi un avversario concreto reale si riesce a lavorare sulla distanza. Solo immaginandosi degli angoli, delle corde, si riesce poi a trasporre tutto nella pratica. Perché ovviamente, come vedete qui, non ci sono, a parte i muri, un ring è diverso dal garage. Un ring ha tutta un'altra distanza, il tatami ha tutta un'altra distanza. Utilizzare l'immaginazione permette di lavorare in modo più verosimilmente possibile alla realtà, perché il nostro corpo impara immaginando, impara
ripetendo scene mentali, concrete e più vicine possibile alla realtà. Il lavoro vuoto è molto semplice dal punto di vista visivo. In realtà un lavoro a vuoto con coscienza deve essere fatto con uno schema ben preciso, deve essere fatto con concatenazioni verosimili. E non posso tirare un jab e poi tirare alla stessa distanza un calcio frontale. Sono due distanze diverse e l'avversario su posizioni diverse. E non posso pensare di fare un lavoro a vuoto solo attaccando e non difendendo mai. Non posso fare un lavoro a vuoto stando sempre fermi sullo stesso punto. Il lavoro a vuoto deve essere, come dicevo prima, più verosimile, dunque rispettando le distanze, rispettando i movimenti intorno all'avversario. Un avversario non starà mai fermo nello stesso posto, ma continua a muoversi, va indietro, avanza, vi attacca. E per fare questo tipo di esercizio bisogna imparare a schematizzare il lavoro a vuoto. Come possiamo schematizzare il lavoro a vuoto? Iniziando a portare una tecnica semplice e poi implementando man mano la difficoltà e la sequenza che può arrivare attraverso l'attacco e la difesa da un attacco avversario. Vi faccio degli esempi. Facciamo adesso un piccolo esempio di lavoro a vuoto molto basilare, basato solo sul pugilato e gli spostamenti. Tecnica basilare, lavoriamo col jab. Iniziamo a metterci delle schivate col jab. Controllo sempre la guardia, torno sempre in guardia. Dopo aver messo insieme due tecniche, inizio a lavorare anche sulle distanze, perciò lavorerò sull'attacco, sulla schivata, sull'uscita, non solo sul portare il colpo. Immagino l'avversario, si avvicina da lontano, prima lontano. Controllo l'equilibrio, cerco sempre di stare in equilibrio bene in guardia. Cambio, spostamenti diagonali, si sposta, ok? Andiamo avanti con un lavoro basico. Abbiamo lavorato col jab sugli spostamenti, iniziamo a usare il cross, il diretto destro. Abbiamo lavorato sull'attacco e adesso lavoriamo anche con le difese, perciò lavoriamo anche difendendoci dall'avversario. E ora mescoliamo il lavoro basico di pugilato con le difese che abbiamo fatto.
Come avete visto, per fare una discreta shadow box non servono tanti elementi. Ho utilizzato due diretti, jab diretto destro, ho usato degli spostamenti e delle difese. Quello che vi consiglio è lavorare sempre su cose semplici, piccoli dettagli, e non focalizzarsi su fare 1000 cose, 1000 tecniche, 1000 spostamenti, 1000 combinazioni che vi creano solo confusione. Quando fate shadow box siate belli da vedere, perciò filmatevi per guardarvi ed essere autocritici. Oltretutto essere belli non è solo un esercizio estetico. Essere belli significa essere in equilibrio, portare colpi in modo pulito, portare colpi non sbilanciati, portare colpi efficaci. Essere belli significa essere realistici. Più si è realisti, più si ottiene una shadow box completa. Ogni tecnica può essere sviscerata a fondo esercitandosi a vuoto. Quando vi attaccano siete deboli, non sapete come rispondere, si può lavorare sempre bene in difesa e lavorare solo sul contrattacco. Blocco, attacco, blocco, gancio, difesa non tanto, blocco, rientro, blocco, blocco, blocco e rientro. Potete creare i vostri schemi, creare il vostro stile e creare quello che è il vostro modo di combattere. Con gli esercizi a vuoto si possono fare anche solo spostamenti. Avete degli spostamenti deboli? Concentratevi solo sui vostri passi, concentratevi solo sulla distanza di combattimento. Ecco, questo permette di sviscerare al meglio ogni tecnica, ogni situazione, ogni distanza, ogni tipo di attacco. Allenate sempre bene le basi. Le basi sono le fondamenta. Costruite queste basi, si possono implementare le strategie. Senza di esse, altrimenti, si farebbe un lavoro senza fondamenta.